Benvenuti nella soffitta di Pippo, quel luogo sospeso nel tempo, dove il VHS fruscia ancora, le foto sono un po' ingiallite e i sogni, quelli profumano ancora di cipria, sigaretta e desiderio. Oggi vi porto in un viaggio che è un atto d'amore, un omaggio, un inchino. A un cinema italiano che osava, che giocava, che scaldava e soprattutto che sapeva farci innamorare di donne vere, incredibili, sensuali, uniche. Parliamo di cinema di genere, il poliziottesco, la commedia all'italiana piccante, gli spaghetti western, i peplum muscolosi e sudati, i gialli psichedelici. Un cinema che magari oggi snobbano, ma che ha fatto sognare generazioni. E sapete perché? Perché aveva corpo, ritmo e soprattutto curve. E già, quelle curve che non erano algoritmi né chirurgia, ma pura femminilità italiana, naturale, travolgente, fatta di occhi profondi, fianchi veri, labbra carnose e un sorriso che bastava per mandare in tilt un proiettore intero. Oggi vogliamo rendere omaggio alle attrici dimenticate, quelle che magari non trovate nei libri di storia del cinema, ma che nei vostri ricordi ci sono e come. Quelle che bastava un'apparizione in un fotoromanzo, uno spogliarello improvviso o una battuta ben piazzata e giù tutti a battere il cuore. C'era Femi Benussi che sembrava scolpita nel velluto, regina silenziosa di decine di pellicole scostumate ma irresistibili. C'era Francesca Romana Coluzzi, con quella risata spavalda e lo sguardo da leonessa. C'era Orchidea De Santis, elegante e sfrontata insieme. E poi ancora Paola Senatore, Jenny Tamburi, Dagmar Lassander, Maria Baxa, Malisa Longo, chi le ricorda tutte vince un posto in prima fila nel mio cuore. E che dire delle nostre mitiche reginette dei western italiani? Mentre i cowboy si sparavano nei deserti della Maremma spacciata per Texas, loro entravano in scena con la gonna al vento, la pelle abbronzata e lo sguardo da pistolera del cuore. Rosalba Neri, Elga Linè, Nicoletta Machiavelli, donne toste, sensuali e con lo sguardo che trapassava più di una Colt. E nei poliziotteschi, le pupe dei gangster, le commissarie sensuali, le vittime che non erano mai solo vittime, donne con lo stivale alto e la battuta pronta. E diciamolo, senza di loro Maurizio Merli se ne sarebbe stato a casa con la sua camicia aperta nel cassetto. E poi commedia all'italiana, quelle con la musica leggera in sottofondo, le spiagge affollate, i paparini arrapati e le segretarie troppo belle per essere vere. Lì abbiamo avuto un tripudio di attrici indimenticabili e troppe dimenticate. Perché di Edwige Fenech, Gloria Guida e Laura Antonelli parliamo sempre, giustamente, ma le altre, quelle che erano lì, a farci sognare allo stesso modo, erano loro a dare anima a quei film. E non solo per le nudità, che comunque erano girate con una grazia e una consapevolezza che oggi ci sogniamo, ma per quella presenza scenica, quel carisma caldo, viscerale italiano fino al midollo. Erano donne che parlavano con gli occhi, con il corpo, con la voce, e spesso sapevano anche recitare, ecco me. E allora mi chiedo, com'è possibile che oggi vengano dimenticate? Che nessuno celebri più le loro locandine, i loro nomi, i loro ruoli che hanno fatto parte della nostra educazione sentimentale? È un torto che qui alla soffitta non vogliamo tollerare, perché il cinema di genere italiano degli anni 70 è stato uno specchio del suo tempo, spregiudicato, passionale, un po' cialtrone, certo, ma tremendamente vivo. E loro, quelle attrici meravigliose, erano le sue muse, le sue guerriere, le sue sirene. E quindi oggi, con questo episodio, voglio fare un brindisi ideale a tutte loro, a chi si spogliava senza volgarità, a chi diceva battute sconce con lo sguardo da monaca, a chi correva nei campi di battaglia dei peplum con la tunica scollata e la forza di una dea. Erano vere, erano nostre, e meritano di essere ricordate. E adesso tocca a voi, amici miei della soffitta. Quante ne riconoscete? Quante ne avete amate in silenzio? Qual è il nome che vi batte ancora in petto e che nessuno più nomina? Scrivetelo qui sotto nei commenti e magari sarà proprio lei la protagonista della prossima puntata. E se questo piccolo viaggio tra pellicole dimenticate e seni indimenticabili vi ha fatto sorridere, commuovere o sognare, lo sapete già. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perdete nemmeno un tuffo nei ricordi. Dalla soffitta è tutto. Alla prossima puntata tra sogni, pellicole impolverate e dive che non moriranno mai.